Benvenuti, nobili anime che cercate la verità oltre la superficie patinata dello schermo. Benvenuti nel cuore pulsante delle emozioni, qui su Gossip alla turca. Spesso siamo abituati a vedere le nostre celebrità come figure irraggiungibili, statue di marmo perfette che sorridono ai flash e recitano copioni scritti da altri. Ma cosa succede quando il copione sparisce? Cosa accade quando la vita reale, con tutto il suo carico di dolore e nostalgia, irrompe prepotentemente in una diretta televisiva, frantumando ogni difesa? Oggi vi raccontiamo un momento che rimarrà inciso negli annali della televisione e del gossip turco. Protagonista assoluto è Ali Ibrahim Ceyhan, un uomo noto per la sua disciplina stoica, che davanti al nome di Zlaturko lo ha mostrato al mondo che, sotto l'armatura del divo, batte un cuore vulnerabile e ancora ferito. Prima di addentrarci in questo racconto straziante, vi chiediamo un gesto di appartenenza: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere neanche un sospiro di questa saga e, se credete nel valore delle emozioni vere, cliccate con forza sul tasto Unisciti. Tutto è iniziato in un modo che definire banale sarebbe riduttivo. Era una trasmissione in diretta apparentemente di routine, caratterizzata da toni pacati, risate di circostanza e quella classica atmosfera rilassata che precede solitamente la fine di una giornata lavorativa. Ali Ibrahim Ceyhan, seduto con la sua solita eleganza, rispondeva alle domande con la precisione chirurgica che lo contraddistingue, gestendo la sua immagine con la maestria di un veterano. Nessuno, né in studio né a casa, poteva prevedere che di lì a pochi istanti si sarebbe consumata una vera e propria catarsi pubblica. Il destino ha preso la forma di un commento nella chat dal vivo, una domanda scritta da una fan, forse ingenua, forse provocatoria. Alil, se potessi tornare indietro, sceglieresti di nuovo Zla? Quando il conduttore ha letto queste parole ad alta voce, l'aria nello studio si è rarefatta all'istante. Non c'è stato imbarazzo, no. C'è stato qualcosa di molto più profondo. Alil è rimasto in silenzio. Un secondo, 2, 3, un tempo infinito in televisione. Ha abbassato lo sguardo, fissando un punto invisibile sul pavimento, come se stesse cercando di ricomporre i pezzi di un puzzle interiore che si era appena sfasciato. Si è passato le mani sul viso, in un gesto antico di stanchezza e disperazione trattenuta, e quando ha rialzato gli occhi, erano lucidi. Con la voce incrinata, rotta da un pianto che cercava di risalire la gola, ha pronunciato una frase che ha avuto l'effetto di una bomba atomica emotiva: ci sono nomi che non si cancellano mai dall'anima. E il suo è tatuato sulla mia. Cari amici di Gossip alla turca, fermiamoci un istante. Quanti di voi portano un nome tatuato sull'anima, un nome che fa male ogni volta che viene pronunciato? Sentite anche voi il peso delle parole di Alil? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo leggere le vostre storie. E ricordate, per sostenere questo spazio di condivisione, il tasto Unisciti è il vostro modo per dire grazie. In quel preciso momento, i social media sono esplosi. Frammenti del video hanno iniziato a circolare con una viralità spaventosa. L'hashtag cancelletto Alil in lacrime, tradotto liberamente, è schizzato in vetta alle tendenze mondiali. I fan non riuscivano a credere ai propri occhi. L'uomo di ghiaccio, il principe della discrezione, stava piangendo per un amore perduto davanti a milioni di persone. Non mi aspettavo una reazione del genere. È stato come se si fosse strappato il cuore dal petto e lo avesse messo sul tavolo, ha commentato un utente su Twitter, riassumendo il pensiero di tutti. Un altro ha aggiunto: il suo sguardo diceva tutto. C'è ancora amore lì, un amore vivo, pulsante, doloroso. Nello studio, l'atmosfera era cambiata radicalmente. Il conduttore, visibilmente in difficoltà e forse pentito di aver letto quella domanda, ha tentato goffamente di cambiare argomento, di virare su temi più leggeri. Ma Alil, con una dignità che ha commosso il mondo, lo ha fermato con un gesto gentile della mano. No, va bene così, ha detto, asciugandosi una lacrima solitaria. Ci sono cose che si tengono per sé per rispetto, per maturità, ma a volte il cuore parla più forte della ragione. La vita mi ha insegnato molto, ho avuto tanti maestri, ma lei è stata una delle mie lezioni più profonde.
Questo momento inaspettato ha portato molti a speculare su una possibile, disperata riconciliazione. Non si piange così per qualcuno che si è già dimenticato. Questo è amore puro, quell'amore che brucia e che fa male, ha scritto un utente su Instagram. È doveroso ricordare che Halil Ibrahim Ceyhan e Sıla Turco hanno condiviso un percorso artistico straordinario, recitando in una serie che ha conquistato i cuori non solo in Turchia ma in tutto il globo. La loro chimica era palpabile, elettrica, e sebbene non abbiano mai confermato ufficialmente la loro relazione con un comunicato stampa, gli sguardi rubati e i gesti affettuosi fuori dal set urlavano una verità che non aveva bisogno di carte bollate. Durante la diretta, un altro fan, incoraggiato dalla vulnerabilità dell'attore, ha osato chiedere se ci fosse qualcosa che Halil avrebbe voluto dire a Sıla se l'avesse avuta lì, di fronte a lui. L'attore ha fatto un respiro profondo, tremolante, ha guardato dritto nell'obiettivo della telecamera come se stesse guardando negli occhi lei, e ha detto: "Le direi solo grazie. Per tutto. Per avermi fatto ridere quando non ne avevo voglia, per avermi insegnato ad ascoltare il silenzio, per avermi permesso di essere me stesso senza maschere. E se mai le ho fatto del male, vorrei che sapesse che mi dispiace. Mi dispiace davvero, dal profondo del cuore." Quella frase ha spezzato il cuore del fandom. Nei commenti, un fiume di lacrime virtuali, tristezza mista a una folle speranza. Alcuni media online hanno definito quel momento la dichiarazione più sentita dell'anno, e non avevano torto. Minuti dopo la fine della trasmissione, Halil ha lasciato lo studio in silenzio. Alcuni reporter, appostati fuori come avvoltoi, hanno tentato di avvicinarlo, ma la sua espressione grave e le cuffie calcate sulle orecchie erano un segnale inequivocabile: non era più disposto a parlare. Aveva dato tutto. Tuttavia, ore dopo, nel cuore della notte, ha pubblicato un'immagine sul suo social media, una foglia secca che cadeva nell'acqua, creando cerchi concentrici, accompagnata da una didascalia poetica: alcune stagioni ritornano, altre vivono per sempre nella memoria. Non ha fatto nomi, non ha taggato nessuno, ma per i suoi fan il messaggio era limpido come l'acqua di fonte. Le interpretazioni si sono sprecate. Alcuni sostenevano che la foglia rappresentasse Sıla, o forse la loro storia ormai finita. Altri, più ottimisti, affermavano che Halil si stesse preparando emotivamente a fare un passo verso di lei. La verità è che mai prima d'ora si era mostrato così nudo, così sincero. Nel frattempo, l'onda d'urto ha raggiunto il profilo di Sıla. I fan hanno iniziato a inondare i suoi post con messaggi di supporto e domande dirette: "Hai visto cosa ha detto Halil? Ti ama ancora? Ti manca anche lui? Il destino vi ha uniti una volta, forse lo farà ancora." Lei non ha risposto direttamente a nessuno, mantenendo quel riserbo che la contraddistingue. Ma il giorno successivo, quasi come una risposta sussurrata al vento, ha pubblicato una storia sul suo account con una frase breve, lapidaria: "Le verità dell'anima non hanno bisogno di essere gridate." Questa frase è stata letta da molti come una risposta indiretta ma potente. Alcuni l'hanno interpretata come una conferma che i sentimenti esistono ancora, ma sono custoditi gelosamente nello scrigno del privato. Altri, invece, vi hanno letto un addio elegante, un modo per chiudere un capitolo con gratitudine ma senza possibilità di ritorno. Ciò che è evidente è che entrambi gli attori hanno lasciato un marchio indelebile l'uno sull'altra. Anche anni dopo la loro separazione, i loro nomi rimangono intrecciati nella memoria collettiva. Un ex collega del set dove hanno lavorato insieme ha offerto parole che hanno riacceso le emozioni: Halil e Sıla avevano qualcosa di speciale, qualcosa di raro. Non avevano bisogno di parlare molto, con un solo sguardo si capivano, si leggevano dentro. Io ero lì, l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò mai. Dichiarazioni come questa non fanno che intensificare il dibattito. Questo sfogo emotivo aprirà nuove porte o rimarrà semplicemente l'eco di ciò che è stato? In un colpo di scena inaspettato, una rete televisiva locale ha lasciato intendere di essere interessata a riunirli per un'intervista congiunta, per discutere del loro passato professionale e dell'impatto emotivo che hanno avuto l'uno sull'altra. Sebbene non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale dai rispettivi manager, la proposta ha già generato un frenesia sui social media.
E se la vita concedesse loro una seconda scena insieme, ma questa volta fuori dalla finzione? Si è chiesto un fan in un forum. È vero che la vita spesso imita l'arte, e in questo caso, i personaggi di finzione sembrano essersi infiltrati nella realtà di due cuori che, sebbene feriti, battono ancora forte quando si menzionano a vicenda. Per ora, il pubblico rimane in attesa, con il fiato sospeso. Ogni mossa, ogni post, ogni parola potrebbe essere un indizio. In tempi in cui le emozioni genuine sono merce rara, vedere una figura pubblica come Halil mettere a nudo la sua anima sullo schermo è stato un balsamo per molti. E anche se non c'è un copione che garantisca un lieto fine, la storia iniziata anni fa tra lui e Sla risuona ancora con una potenza devastante. Siamo giunti alla fine di questo racconto intenso e vibrante qui su Gossip alla turca. La storia di Halil e Sla ci insegna che l'amore vero non conosce tempo e che le lacrime sono spesso le parole che il cuore non riesce a dire. Noi resteremo qui, vigili sentinelle dei sentimenti, pronti a raccontarvi se quel grazie diventerà un bentornata. Voi credete nelle seconde possibilità? Pensate che Sla dovrebbe rispondere apertamente a questo grido di dolore? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra opinione è fondamentale. Se avete apprezzato la delicatezza e la profondità con cui abbiamo trattato questo tema così intimo, lasciate un like e condividete il video. Ma soprattutto, se volete essere i veri pilastri di questa community, cliccate ora sul tasto Unisciti. Il vostro supporto è la nostra forza. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio emotivo. Al prossimo video, sempre qui, dove il gossip ha un'anima.